one day this will be evidence. Hi, Placebo, nice to see you. How are you doing, Stefan? Kisses for everyone. Hi, Robert. Brian, nice to see you. Should we sit there and have a little beer? I brought you a present. Fantastic! Yeah, it's Great. nice and warm, just for you. Great, good. Nice and warm? Yeah, that's what I need. Allora mi dice, guarda, ti ho subito portato un regalino, il nostro lavoro, e poi mi dice, è bello e caldo, perché vabbè, ce l'aveva dentro i pantaloni, quindi è la cosa migliore. Thanks very much. So, how are you doing? I'm doing not bad. I'm a bit drunk. But, How come? I mean, it's pretty early. Oh, the record company took us to lunch. All right. Allora dico, come stai? Mi dice, ma sono già un po' ubriaco. Faccio, come ubriaco? È prestissimo, sono quasi le 3 del pomeriggio, insomma. E lui dice, sì, ma sai, la nostra compagnia, la nostra etichetta ci ha portato fuori a pranzo e quindi ci siamo già completamente ubriacati. Would you like to drink another beer? Yeah? Yeah. Giovanni, possiamo avere 3 birre, per favore? 4, tu la vuoi? Sì, ti ringrazio, così staremo qui a festeggiare. So I saw you playing at Sonoria, and I saw like 60 concerts in 3 days, but Placebo one was like one of the one I enjoyed the most. I mean, I'm sincere like this. Why is that? Because, How come? How come? because I was listening to the record too, and what I like is that you come from United Kingdom, but it's totally, even if, I mean, if you were born in America, Stefan is from Swedish, but I guess you're based in United Kingdom, is that right? That's right, yeah. So it's something totally different, and I like it very much. Dunque dico, vi ho visto a Sonoria nei giorni scorsi, ho anche ascoltato il vostro disco e c'è una cosa che mi piace, che il suono dei Placebo è completamente diverso da tutto quello che sentite che arriva dall'Inghilterra, anche se Brian è nato negli Stati Uniti, Stefan invece è svedese. In fact, let's start from this. How did you meet? So, how come you were born in the United States, but you were based in United Kingdom? Just tell me something about the... How Placebo got together was a series of very strange but happy accidents, basically. There's a kind of school connection to the whole thing. We've all grown up in countries which weren't the countries of our own origin. And we've all moved around a lot, so we all feel quite rootless. And I was at school... let me translate. Yeah? Quindi dice, allora, come ci siamo messi insieme? È stata una serie di coincidenze, di fortunate coincidenze, oserei dire. E poi la scuola ha qualcosa a che fare, perché comunque peraltro sono giovanissimi. Siamo delle persone senza delle vere radici, nel senso che siamo nati in alcuni posti, ma in alcuni paesi però ci siamo sempre mossi in giro. And, Stefan and I went to school together in Luxembourg for quite a few years, but... Si sono incontrati nel Lussemburgo, sono andati a scuola insieme, sia Stefan che Brian. But we were never friends. Però non eravamo mai stati amici. And when I left Luxembourg for London, Stefan went back to Sweden and played in a band with Robert at school. E quindi io sono ritornato a Lussemburgo, a Londra, mentre Stefan ha lasciato il Lussemburgo ed è ritornato in Svezia, dove con Robert suonava in una band. Yeah. And then a few years later, Stefan and I met completely by chance in a metro station in London, and he had a guitar strapped to his back, and I was doing music as well, so we kind of got together that way. Quindi pensate un po', questo è veramente, that's like faith. Yeah, that's like, yeah. So, But did you recognize each other when you saw? Yeah. Yeah. Allora, quindi pensate che se non fossero mai stati amici quando andavano nella stessa scuola nel Lussemburgo, poi sono incontrati un giorno in una stazione metropolitana a Londra. Lui aveva una chitarra alle sue spalle che poi appunto suona. You play bass, right? Yeah, in fact. Aveva un basso sulla sua schiena e Brian proprio in quel periodo aveva iniziato a fare musica, and then you decided to... And then we started just working together, sort of recording little bits and pieces, and we wanted to expand into a sort of a live kind of punk band thing. We needed a drummer, and Robert was coming over from Sweden to study drums in London. So we roped him in, and from then it's been Placebo. That's great. Allora, abbiamo deciso di iniziare a registrare delle cose e metterci a fare musica perché volevamo essere una sorta di band punk, comunque suonasse molto dal vivo. Avevamo bisogno di un batterista. Robert in quel periodo veniva dalla Svezia a Londra a studiare batteria e da quel momento sono stati Placebo. Okay, there's 3 things I was thinking when I was listening to your record, and I'm very curious to ask you about. Okay, first of all, I was told you've got your own label, which I think is like great. I mean, for a band owning our own label, so that's Elevator Music, is that right? Yeah. So please, Brian, tell me something more about this. Ok, alcune cose sono molto curioso di chiedervi. La prima, avete un'etichetta, avete fondato una vostra etichetta, e questa è la cosa che mi incuriosisce più. Parlamene un po'. Well, we have our own label in England. It's a British thing, and it's for 2 reasons basically. It gives us a complete creative control.
Quindi la cosa importante è che ci dà innanzitutto un controllo creativo di tutto quello che facciamo. And in England, you have a strange thing, which I don't think you have over here in Italy, which you have the network charts and you have independent charts. Sì, e poi naturalmente in Italia avete una cosa, no, unfortunately we don't. In Inghilterra noi abbiamo una cosa che sicuramente non avete qui in Italia, dico sì, purtroppo non ce l'abbiamo, cioè ci sono delle classifiche ufficiali e delle classifiche indipendenti, come direste anche in America. And it was important for us to remain in this sort of independent field. And Even if the record was distributed by a major. But the record is not distributed by a major in England. It is distributed by a major in the rest of the world. Oh, wrong. But in England, it is distributed independently, which allows us to remain in both charts and remain in a sort of field which is important to us. That's great. Quindi allora pensate che soluzione veramente eccezionale. In Inghilterra il disco è distribuito in modo assolutamente indipendente, mentre nel resto del mondo nel resto del mondo invece è distribuito da una major, quindi questo ci permette di essere assolutamente... Thanks very much, Brian. So I guess we should just cheer to Placebo. Definitely. Okay, to Placebo. What's cheers in Italian? Yeah, and Cin then cin? salute. Salute. Happy about. E quindi pensate un po' che distribuzione geniale, questo appunto gli permette di avere il massimo controllo creativo e poi soprattutto di avere, come dire, il controllo su tutte e due le classifiche, quella indipendente e quella lì invece delle major. A questo punto vediamoci il video e poi siamo ancora qui con i Placebo. Let's have a look to the video. Okay. We're gonna put the video in the montage. There's so many things I was wondering about you. I mean, the interview should last like 20 minutes. Okay, great. So it allows you to be totally independent in every sense, in every meaning, and totally free on what you do. That's, I guess, that's the best solution. And then production of this record, you did it with the person who used to play drum with, I say Tortoise, but I know it's not the correct pronunciation. Well, he started off, you know, he's part of the Chicago scene, so... Quindi hanno prodotto il disco con un batterista che fa parte di questa band che si chiama Tortoise, che sicuramente ne sentirete parlare fra un po' perché ancora è un po' indipendente e che fa parte della scena di Chicago e che è una band veramente eccezionale, yes? And he has a studio in Chicago and a lot of the guys from Tortoise work for him, you know, kind of thing. But he's also produced Veruca Salt, Liz Phair. Ok, però è anche un produttore di Veruca Salt, anche Liz Phair, e i ragazzi che fanno parte dei Tortoise in parte sono anche persone che lavorano per loro. But how did you get him? I mean, was the producer that you really wanted for this record? Well, he came forward. He was the first producer that sort of showed a great deal of enthusiasm. He flew halfway across the world to sort of meet us and to voice this enthusiasm to us. And when we met, we found that we had so much in common, that we had music and concerns for this record which were in common. We wanted to make a modern-sounding record, a forward-looking record, a record which wasn't retro in any way. And we wanted to use bits and pieces of the same technology. But what was important was that we felt that he would be like a partner in crime to us, not a kind of producer who would come in and give a sheen. That's give beautiful their sound, because everyone you know? is making like retro records everywhere. Yeah. I mean, I listen to, I don't know, like 30, 40 records every week, and I guess everyone is doing retro. So when I listened to Placebo, I was like, finally, they come from United Kingdom. They're not doing nothing concerning like revival or retro. That's very good. The thing with us is that we all met up in London, but none of us are British, Yeah. and so none of us have grown up in London, so we don't have the same vocabulary. Yeah, because you keep this purity that it's not, I mean, you're not involved into the... We didn't grow up listening to the Jam, we didn't grow up listening to the Buzzcocks, you know, we grew up listening to lots and lots of different things, so we don't have the same vocabulary that a lot of British bands have grown up, you know, having. So it would be impossible for us to sound like Infatti, that. allora, sentite che cose interessanti. Devo tradurre tutto, nonostante per recuperare tempo vorrei parlare soltanto in inglese. Allora, volevano fare questo disco. Questo produttore ha fatto il giro del mondo, insomma, è arrivato da Chicago a Londra per quello assolutamente incontrarli. La cosa che Brian ha capito immediatamente è che questo produttore poteva essere subito parte in causa di questo lavoro che hanno fatto e per questo hanno lavorato così bene. Anche perché volevano fare un disco che non suonasse assolutamente retro, comunque facesse revival.
revival. E io ho detto, ascolto quasi 40 compadisc alla settimana, e quando realmente ho ascoltato i Placebo mi sono detta, un prodotto che viene da United Kingdom, dall'Inghilterra, ma che non ha niente a che vedere con questo. E infatti loro dicono, ci siamo conservati abbastanza puri, perché comunque nessuno di noi è inglese, arriviamo da 3 parti del mondo diverse, comunque vabbè, Stefan e Robert comunque dalla Svezia, e comunque Brian dagli Stati Uniti, e quindi non abbiamo lo stesso vocabolario, tra virgolette, dei gruppi inglesi, non abbiamo ascoltato i Jam, non abbiamo ascoltato tutto quel bagaglio tipico delle band inglesi, abbiamo ascoltato moltissime altre cose, e quindi tutto questo è in questo disco. I'm very glad that I met you, so just keep on being like so special, and hope I can see you like we'll headliner in the next Sonoria, or I don't know, We but hope, like you I know. hope I can see you like very soon. But keep on being like so straight, not in every sense, but I mean stay, the sense. stay Yeah. true to what we're. Definitely. Yeah. Ok. Allora continuate a essere così particolari, grazie tante al Placebo. You can take your beer if you want with you, but anyway, I guess now it's pubblicità, right?